Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon weekend. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto verso Napoli-Fiorentina, partita di domani alle 15 nell'attesa della conferenza stampa di mister Antonio Conte di oggi alle 13:30. Le ultime in casa viola hanno giocato anche in settimana la partita di Coppa. Cosa bolle in pentola in casa Napoli? Probabili formazioni senza tralasciare però nelle ultime 48 ore questa situazione mediatica, stampa partenopea, il fuoco amico di cui parla Chiarillo, perché ci sono assolutamente delle cose da dire e da sottolineare anche in rapporto tra noi e la concorrenza lassù. Si chiamano strisciate, si possono chiamare Juve, Milan e Inter, però dal punto di vista mediatico la gestione è totalmente diversa e secondo me qualcosa deve cambiare in casa Napoli, perché altrimenti non possiamo mai competere ad armi pari. Già non lo facciamo normalmente, poi se ci mettiamo anche noi giornalisti in casa che cercano di rompere le uova nel paniere, allora siamo totalmente alla frutta. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Con l'iscrizione mi date una mano a far crescere il canale stesso e con la campanellina restate aggiornati voi, vi arriva la notifica, così come vi arriverà la notifica domani una mezz'oretta prima che andiamo nella live post partita delle ore 17, e quindi iscrivetevi così restate aggiornati su tutto. E se vi piace il contenuto, perché no, un bel like al video che si diverte anche l'algoritmo. Da dove cominciamo? Cominciamo ovviamente prima di arrivare alle probabili formazioni e alle ultime in casa Napoli e in casa Viola per la partita di domani. Partiamo un attimo da questa situazione fuoco amico ed una stampa partenopea che deve assolutamente migliorare. Ne ha parlato anche Conte e ne parla di tanto in tanto ovviamente nelle conferenze quando la situazione si mette un po' di traverso e cercano di punzecchiare. Mi trova d'accordo la situazione che ha analizzato Chiarillo, ovvero perché mi batto sul tema del fuoco amico, dice Chiarillo, perché so che crea danni. I calciatori oggi leggono social, siti, giornali, quindi sanno quello che viene scritto su di loro e sulla squadra, di conseguenza i danni vengono prodotti perché arrivano a loro. Io sono sempre stato di questa opinione, al di là poi delle dichiarazioni di Chiarillo, però io vorrei sapere da De Maggio perché si parla di notizie quando si usa il condizionale, ovvero De Maggio sulla situazione Anghissà. Noi abbiamo fatto un video 2 giorni fa per quanto riguardava il rinnovo 2027 con il rinnovo ovviamente firmato e sul contratto dovrebbe scattare in automatico con la PEC. Il Napoli vorrebbe mettere il calciatore in condizioni diverse, allungargli comunque il contratto fino al 2029. Le parole un po' che diciamo disse anche Manna, se non vado errato, a inizio febbraio, se non vado errato in una conferenza stampa sul quando finì il calciomercato. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che era l'inizio di febbraio. Detto questo, caro Napoli, c'è la PEC, siamo d'accordissimo, però non facciamo la solita cazzata della PEC che poi sei tranquillo, il calciatore ha firmato, hanno firmato tutti al corrente di tutto, nero su bianco, e poi il calciatore si mette di traverso perché a livello, diciamo, gestirlo solo a livello cartaceo non è assolutamente il caso, ma valorizziamolo a livello umano, anche perché Anghissà è uno dei perni di questo Napoli, sia per quanto riguarda il calcio giocato, il campo e il terreno di gioco, sia per quanto riguarda lo spogliatoio, perché credo che abbia un peso nel gruppo abbastanza evidente, ma il Napoli sa il fatto suo e così come lo vediamo noi, figuriamoci se non lo vedono gli addetti ai lavori. Sulla situazione Walter De Maggio, perché poi è uscita la notizia dopo, esce il rinnovo di Anghissà, il Napoli si prepara fino al 2029, poi esce addirittura la moglie di Anghissà, vogliono cambiare aria, eccetera, eccetera. Parte De Maggio si giustifica così perché poi questa situazione è andata virale, l'ha riportata anche Fabrizio Romano, sbagliando pure il nome di Frank Zambo Anghissà con il CK, invece c'è solo la K, e vorrei quasi dirla questa cosa perché
l'appunto va fatto, siete personaggi che andate virali, cercate di descriverle come si deve le cose. Detto questo, Walter De Maggio si giustifica così: permettetemi di chiarire una vicenda che mi ha visto protagonista da ieri sui social. Si parla di quanto ho detto nella giornata di ieri. Ho affermato che Anghissà e la famiglia potrebbero decidere di andare via da Napoli, di fare nuove esperienze. Sto utilizzando il condizionale, ciò significa che non è una certezza, sto parlando in italiano, spero di essere compreso. Un giornalista deve dare notizie, ci pagano per questo, non bisogna insabbiarle, siamo giornalisti, non giornalisti, tifosi. Allora, io dal mio punto di vista, se si parla al condizionale, non è una notizia, ma è una semplice opinione. Per quanto mi riguarda, perché le notizie dovrebbero avere perlomeno una percentuale di verità molto molto alta quando vengono date, e quindi non si dovrebbero dare al condizionale, non si potrebbe parlare al condizionale. Poi se si esprime una semplice opinione, allora questa semplice opinione se la poteva tenere pure in tasca aspettando, oppure facendola uscire un po' più tardi, al limite arriva qualche altra notizia più certa e ti accolli alla situazione. Siamo tutti d'accordo, ma in un momento storico di questo campionato dove sei un punto dietro, ti stai giocando il titolo, ti stai giocando l'approdo Champions, perché sono tutti lì, classifica molto corta, tra le prime quattro, bisogna migliorare e remare tutti dalla stessa parte, così come ha detto molte volte il mister, ma a quanto pare a Napoli non ci si riesce ancora e credo non ci si riuscirà, perché tutte le volte che il Napoli è lassù, rompe le scatole, si sta giocando qualcosa di importante, puntualmente si va a punzecchiare, a girare il dito nella piaga, a cercare di destabilizzare. I calciatori, come ha detto Chiarillo, leggono tutto, così come leggiamo tutto noi, con un telefono andiamo dappertutto. Quindi perché rompere le scatole e dare al mister e allo staff? Ad oggi c'è Conte, ci poteva essere anche Pinco Pallino. Dai ad un allenatore e allo staff ulteriore lavoro nel dover gestire uno spogliatoio, un calciatore, stati d'animo, cosa che potrebbe tranquillamente non esistere, e farli lavorare prettamente sul campo, il pallone, tatticamente, l'avversario che hai la domenica e che devi affrontare in campo. E invece no, vuoi o non vuoi, qualcosina lavorativamente la devi spendere per forza per placare un tantino queste situazioni. Io perciò sto facendo il video prima della conferenza di Conte, perché non voglio che poi la conferenza stampa vada a parare anche su questo argomento, perché c'è un avversario da affrontare, e andate a stanare qualcosa a livello tattico, visto che la Fiorentina ha giocato anche in settimana, ed è questo che andiamo a fare adesso, le ultime in casa Napoli, le ultime in casa Viola, con la partita di riferimento contro il Panathinaikos che ho visto praticamente per intero, ed è una Fiorentina che secondo me a livello difensivo con la linea schierata va a zonzo, o meglio forse sono registrati un tantino male, perché li ho visti pur essendo difensivamente posizionati bene con le linee strette e quant'altro. Ho visto comunque una Fiorentina abbastanza in difficoltà ogni volta che il Panathinaikos si affacciava in avanti, partita comunque molto maschia, buoni ritmi, è stata pure una partita piacevole da vedere, al di là dei 5 gol. Poi è finita maluccio per quanto riguarda la situazione nervosa, ed è anche qui che possiamo sfruttare, ecco, il momento. Dal punto di vista nervoso è una Fiorentina che non regge, quindi bisogna stare tranquilli, fare il nostro e dal primo minuto aggredirli, perché vanno in difficoltà sia mentalmente sia per quanto riguarda una situazione tattica che non credo sia tutta opera dell'allenatore, non opera in questo caso dell'allenatore, ma ci saranno situazioni nei singoli che non funzionano, perché non vedo proprio sincronia. La Fiorentina delle prime giornate di campionato è
era tutt'altra cosa. Quindi può darsi che forse l'aver gestito male quel momento dove andava tutto bene, le convinzioni che avevi, l'hai gestito male o ti sono venuti meno alcuni elementi proprio dal punto di vista tecnico-tattico e quindi ti ritrovi un attimo in una situazione spigolosa che non fa bene sicuramente all'avversario che ti viene ad affrontare, perché non è assolutamente una partita semplice. Le ultime sul Napoli. Mister Conte darà fiducia all'assetto che ha messo in difficoltà l'Inter la scorsa settimana, dunque in porta Meret, pacchetto difensivo formato da Di Lorenzo, Buongiorno con Rachmani al centro, sulle corsie laterali a centrocampo confermati Politano e Spina, in mediana si rinnova il ballottaggio Gilmour Billing con lo scozzese leggermente in vantaggio, completano Lobotka e McTominay, si va verso la conferma del tandem d'attacco Lukaku-Raspadori. Non dovrebbe cambiare niente rispetto alla partita contro l'Inter, ma il tecnico azzurro si riserva sempre l'opzione di inserire Olivera al posto di Jack e tornare al 4-3. Torna disponibile Mazzocchi, notizia importantissima per far rifiatare qualcuno a partita in corso. Ancora i box, Neres e Anghissà. Io, come ho già detto nella live post partita immediata contro l'Inter, io non cambierei la formazione che ha affrontato i nerazzurri per quanto riguarda la convinzione, per continuare a dare minutaggio a Gilmour che ha fatto un partitone esagerato. McTominay, altra notizia poi che poteva essere destabilizzante, ritornando al discorso di prima. McTominay, si parlava affaticamento per McTominay, era asciutta la notizia, poi è tornato, è rientrato l'allarme, eccetera. Ma se non sapete le cose, ma perché dovete sparare cazzate? Comunque McTominay sarà della partita e abbiamo saputo che era prettamente una gestione della fatica per arrivare alla partita di domani al top della condizione. Io sarei d'accordo nel vedere lo stesso 11 che ha affrontato l'Inter. Poi a Mister Conte le scelte, è lui che li vede in settimana e vedremo domani alle 14, perché un'ora prima escono le ufficiali, vedremo chi sarà schierato. Le ultime sulla Fiorentina. Mister Palladino va verso la conferma del 3-5-2 con cui ha ritrovato il successo nell'ultima gara di campionato, ma dovrà fare i conti con molte defezioni tra infortuni e squalifiche. A difendere i pali ci sarà De Gea, difesa a 3 con Ranieri, Pablo Mari e uno tra Pongracic e Comuzzo. Larghi a centrocampo, Dodò e Gosens in mediana emergenza, toccherà a Cataldi in cabina di regia inserire insieme Andurro e Fagioli. In attacco ritorna Moise Kean che farà coppia con Beltran. Ci sono molte defezioni, ma non dobbiamo puntare su quelle o dire una Fiorentina rimaneggiata, è tranquillo, domani vinciamo. Noi domani dobbiamo vincere assolutamente per ritornare nell'era dei 3 punti, che sembra anche un tantino lontana, perché tra pareggi, ha sconfitto col Como, dobbiamo fare 3 punti domani, anche perché c'è un Atalanta contro la Juventus, partita che vuoi o non vuoi fa perdere punti a uno o all'altra. Poi se esce una grande X ancora meglio, guadagniamo 2 punti su tutte e due con l'eventuale vittoria sulla Fiorentina, perché sull'Inter non credo assolutamente a niente. Inter Monza, il Monza per me è già in Serie B e non credo che si metta di traverso proprio nella partita di domani contro un Inter che farà credo 3 punti. Assolutamente dobbiamo vincere e staccare un tantino anche il terzo e il quarto posto, perché sì, siamo un punto dietro, te la stai giocando, ma dobbiamo sempre guardarci le spalle, perché ragazzi, non arrivare tra le prime 4 sarebbe disastroso dal punto di vista economico, almeno per quanto mi riguarda. Poi si potrebbe parlare poi, il Napoli si deve ridimensionare, un non accesso alla Champions League per ciò che non entrerebbe porterebbe ovviamente ad un ridimensionamento e un riscrivere le probabili idee di mercato, calciatori che al limite hai messo nel mirino e che vorresti far venire a Napoli, sia per appeal per la Champions League, la giochi o non la giochi, che fa comunque il suo
in fase di mercato, e sia dal punto di vista economico, dove puoi spingerti sì perché sei una società sana, Osimhen lo devi vendere, non lo devi vendere, entrano i soldi comunque per eventuali cessioni, ma non puoi diciamo rischiare, ecco, di andare un tantino sotto non avendo gli introiti della Champions League. La situazione Højlund, perché qualcuno mi ha scritto in privato, Højlund, Manchester United inserito nella trattativa con Osimhen, così chiudiamo il contenuto e non prendo la notizia perché non è che non mi vado a soffermare su questa situazione. Højlund nella trattativa con Osimhen, io mi auguro che Conte sappia cosa farne di Højlund e lo faccia tornare quello che era l'Atalanta. Ben venga, che poi lo si vuole inserire nella trattativa con Osimhen, potrei anche essere d'accordo, perché è una, diciamo che col nigeriano è una situazione da gestire un tantino spigolosa, non ci vuol niente, si rimette di traverso e te lo riporti poi alla lunga, luglio, agosto, qua no, là sì, qua ne voglio 15, quello me ne dà 14, cerchiamo di non fare assolutamente cazzate, perché tenersi questo peso sullo stomaco ancora una volta non è assolutamente il caso. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!